Salve a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare, verrà fuori un po' pistolotto, abbiate pazienza, ma è un argomento molto interessante. Vi voglio parlare di un libro, che poi sono una serie di libri, e di un personaggio che è la persona, chiamiamola così, carismatica, che li ha scritti, a quanto pare, a quanto lei dice, sotto dettatura addirittura di Gesù Cristo. Questo libro, all'insaputa di pochi, o forse qualcuno che segue la religione più da vicino invece lo conosce, è un libro che ha portato, dopo la Bibbia, il maggior numero di conversioni al mondo. È uno dei libri più venduti al mondo. E inizialmente si chiamava Il poema dell'uomo Dio. Poi successivamente è stato riintitolato L'Evangelo come mi è stato rivelato. Ma partiamo dall'inizio. Il libro è stato scritto dagli appunti, da quanto scrisse una signorina italiana, dal 1943, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, che si chiama Maria Valtorta. Maria Valtorta nacque in campagna da genitori lombardi. Il papà era ufficiale di cavalleria, quindi spesso veniva trasferito da una località all'altra. Alla fine il papà ufficiale trova una destinazione definitiva a Viareggio, quindi la famiglia si trasferì a Viareggio. Essendo la famiglia agiata, lei, la Maria Valtorta, poté usufruire dell'educazione presso l'Istituto Bianconi di Monza, allora un istituto veramente di pregio. Dopo la battaglia di Caporetto si arruolò nel corpo delle infermiere volontarie. Presso le infermiere samaritane per 18 mesi si prodigò a curare i soldati feriti presso l'ospedale militare di Firenze. Nel 1920 fu colpita poi, durante una passeggiata, da un sovversivo che con una spranga di ferro la colpì sulla schiena, all'altezza delle reni. Una ferita che piano piano la ridusse a letto. Nel 1934 fu definitivamente paralizzata a letto dal busto in giù. Il venerdì santo, il 23 aprile 1943, Maria Valtorta udì una voce e pensò che questa voce fosse di Gesù, che le disse che le avrebbe dettato giorno per giorno un resoconto di tutta la sua evangelizzazione e quindi lei avrebbe scritto un nuovo Vangelo. Dal 43 al 47 e alcuni testi poi fino al 51 scrisse di getto 120 quaderni autografi, senza mai rileggere, senza mai correggere. Ben presto, oltre Gesù, le apparvero Maria Santissima, lo Spirito Santo e anche Dio. Nel frattempo lei aveva conosciuto e aveva assunto a sua guida spirituale padre Migliorini, il quale padre raccolse tutti i suoi scritti e iniziò a dattiloscriverli. Quindi creò una serie di volumi di testo. L'intera opera della Valtorta fu sottoposta allora a Pio XII, il Papa in carica in quel momento, il quale ne autorizzò la pubblicazione così com'era, dicendo che chi avrebbe letto avrebbe capito. Alla morte di Pio XII il libro venne messo però all'indice e quindi non autorizzato a essere letto dai cristiani. Sebbene poi nel 60 e 69 questo indice cadde e diventò solamente un indice morale per i cristiani, non più per i cattolici, scusate, e non più un indice che discomunica. No, dobbiamo aspettare la venuta di Giovanni Paolo II, il quale decretò che il libro non era più da mettere all'indice. La Maria Valtorta muore venne sepolta nel cimitero viareggino, se non che poi fu riesumata e fu portata nella Basilica della Santissima Annunziata. L'8 novembre del 2000 l'Ordine dei Servi di Maria iniziarono la procedura per chiederne la beatificazione. Per una serie di problemi sia editoriali che religiosi, questo suo scritto, che non fu l'unico, scrisse molte altre cose spirituali a cui lei ebbe accesso, cambiò nome parecchie volte nell'arco delle sue pubblicazioni. Uno dei nomi più famosi, con cui era in vigore fino agli anni '80, era il poema dell'uomo Dio. Dopodiché finalmente si poté descriverlo come lei intendeva, cioè l'Evangelo come mi è stato rivelato. E a tutt'oggi questo libro si chiama così,
l'Evangelo come mi è stato rivelato. Sono 10 volumi in questa versione. La prima versione che comprai e poi regalai a degli amici era una versione più grande come dimensione, e comunque oggi si può trovare la versione completa sia in PDF su alcuni siti, sia consultandoli online. Vi metterò il link in descrizione. Cos'ha di diverso da un Vangelo questo libro della Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato? Innanzitutto non è scritto a versetti, sebbene il primo volume, quello dedicato alla Madonna, Maria Santissima, è abbastanza prosaico, abbastanza poetico, poi piano piano si trasforma in un vero e proprio racconto. Praticamente Gesù le si accostava al letto e iniziava a raccontare. Mentre raccontava, lei aveva la visione di quello che stava succedendo all'epoca, quindi aveva la visione di quello che le stava raccontando Gesù. Quindi sia vide la nascita della Madonna, tutto il suo percorso fino all'Annunciazione, alla nascita di Gesù, fino alla passione e alla risurrezione di Gesù Cristo. Quindi lei ebbe una visione come un film di tutto quello che è il Nuovo Testamento, e anzi ancora da prima, dal momento in cui la mamma di Gesù nacque. E alcune cose, alcuni passi interessanti, ve ne voglio raccontare uno. Spesso ci si domanda chi era questo Lazzaro che improvvisamente compare nel Vangelo ed è il miglior amico di Gesù che sta morendo. La sorella Marta compare davanti a Gesù e gli dice: corri, corri, vieni che mio fratello sta morendo, e invece Gesù aspetta che muoia per poter poi fare il gesto della resurrezione, il miracolo della resurrezione. In realtà nel libro della Valtorta si scopre come Lazzaro era un caro amico di Gesù, era un amico che ogni tanto frequentava, ogni tanto vedeva, era un amico, si chiamava Teofilo Lazzaro, figlio di un grande diplomatico ebreo che era ben voluto sia dagli ebrei che dai romani, una persona influente e di potere, tanto che Gesù sotto la sua protezione poteva muoversi liberamente in certi territori dove invece gli ebrei avrebbero voluto fortemente osteggiarlo. Detto questo, molto si capirà anche degli apostoli, se erano sposati, se avevano figli, se non avevano figli, quindi un vero e proprio racconto della vita dei personaggi, dei santi, dei profeti, delle persone che allora attorniavano a Gesù Cristo. Tengo a precisare che una parte dei 250 siti dove è stato Gesù furono individuati grazie alle mappe, perché la Maria Valtorta, oltre a scrivere quello che lei vedeva, cercava di fare anche a penna e a matita delle mappe di quello che vedeva. Descriveva la vegetazione, lo troverete nell'Evangelo come è stato rivelato, descrive la vegetazione, il paesaggio come era allora, quindi si possono notare i cambiamenti da allora ai tempi più recenti della Palestina, della Galilea, di Israele in generale, e scriveva delle mappe con dei punti di riferimento. Attraverso questi punti di riferimento sono stati scoperti una buona parte dei siti dove Gesù era stato, trovandone poi conferma. Quali sono allora le cose salienti che troviamo in questo scritto, in questi libri? Troviamo delle cose salienti perché, oltre a capire, appunto, come abbiamo detto, chi era Lazzaro, chi erano altri personaggi, con chi era sposato San Pietro, Porfiria era sua moglie, con un bambino che gli viene fatto adottare da Gesù, e tutta un'altra serie di accadimenti, scopriamo che nei racconti della Maria Valtorta sono spiegati gli usi, i costumi, i vestiari, tante cose che poi gli archeologi e gli studiosi di teologia che hanno affrontato questo testo hanno ritrovato come veri. Perché questo? Perché la Maria Valtorta li vedeva esattamente come erano loro. Ma come poteva sapere di tutto ciò una ragazza sì acculturata, ma che aveva fatto un collegio per quanto di prestigio e non aveva svolto nessun studio teologico? Soprattutto, al di là del punto di vista religioso, come poteva sapere cose di antropologia, di archeologia, di storia, a cui lei non aveva mai avuto accesso? Queste sono le cose che fanno riflettere sui racconti della Maria Valtorta. E per quanto tutt'oggi l'Evangelo come mi è stato rivelato, o il poema dell'uomo Dio, come vogliamo chiamarlo, sia motivo di disputa
tra cattolici, tra cristiani, tra teologi e tra credenti, è sicuramente un testo che merita la lettura, anche solo per capire determinate cose. Quindi vi invito a leggerlo. Ovviamente c'è una fondazione valtortiana, vi metterò per poterlo acquistare in forma cartacea, vi metterò i link, ma vi metterò anche i link per poterlo leggere online o per potervi scaricare il PDF, dal quale voi potrete leggere l'intera opera. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, cliccate sulla campanellina, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere e mettetemi un bel like. Condividete questo video che è molto importante. Ciao a tutti da Armando.